Oggi abbiamo un'introduzione a un argomento che ho deciso di trattare. Franco ha accolto con entusiasmo quest'idea. Mi è capitato già in passato di affrontare questo argomento in alcuni contesti. È un argomento che mi sta particolarmente a cuore perché io vengo da una formazione universitaria di orientalistica. Da filosofia ho preso poi il ramo di filosofie orientali e religione e filosofie dell'India. E poter parlare nell'arco di 10 incontri di quello che è uno dei principali testi, potremmo dire forse il vero cuore della cultura hindu, è un piacere per me e inoltre trovo che sia anche utile perché contiene al suo interno una serie di riflessioni di quelle immortali, no? Cioè che valevano 2500 anni fa e varranno per i prossimi 2500 anni. Questo testo ha un nome un po' complicato per noi da pronunciare, ma sicuramente l'avrete sentito nominare. Non vi spaventate. Si chiama la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Gita vuol dire canto. E Bhagavad si può tradurre in diversi modi. La più diffusa traduzione è glorioso, oppure maestoso, o in alcuni casi anche beato. Il canto del glorioso, il canto del maestoso o il canto del beato. Noi parleremo nel corso di 10 incontri di questo argomento e supporteremo i nostri incontri con la lettura di alcuni stralci, di alcuni brani fondamentali di questo testo. Il testo non è molto lungo, ma è inserito all'interno di un'opera gigantesca. Io vorrei introdurvi l'argomento sottolineando prima un po' il contesto in cui sorge questo testo. Siamo diversi secoli prima di Cristo e troviamo anticipati in questo testo addirittura alcune componenti che sono care al cristianesimo. Perché dico questo come preambolo? La nostra mente è abituata a trattare l'Oriente e l'Occidente come fossero due mondi completamente separati, privi di comunicazione, come se non vi fosse stata nessun tipo di trasmissione. E non è così, naturalmente. Anche se ci è difficile riscrivere la storia di questi passaggi, di queste comunicazioni, però se avvenivano scambi a livello commerciale, pensate alla Via della Seta per esempio, se avvenivano scambi a livello commerciale, dicevo, avvenivano anche scambi a livello culturale. Non ci deve stupire. Poi pensate anche, in epoca più recente, a Marco Polo. Prende parte, se ne va e arriva fino in Cina. Perché? Perché non ci sono ostacoli da qui a lì, non devi attraversare un oceano, da qui all'estremo oriente, tant'è che si usa, ultimamente l'avrete sentita, la nozione di Eurasia. Ed è così, è sempre stato così. Ora, il passaggio di informazioni costituisce un importantissimo punto di partenza, perché ci insegna un qualcosa di fondamentale. Quando abbiamo a che fare con le religioni, spesso noi immaginiamo, visto che i testi sacri hanno questa particolarità, che siano un po' piovute dall'alto, in una certa zona, e abbiano influenzato quella zona. In realtà nessuna religione sembra realmente piovere dall'alto. In ogni religione troviamo contenuti e riferimenti, anche velati, ad altre religioni precedenti della stessa zona o delle zone limitrofe. Il che è la testimonianza che la formazione della cultura dello spirito umano è fatta di trasmissioni, contatti, contaminazioni e passaggi. Sempre. Vi è chiaro questo? Questo lo dico per non trattare i culti a compartimenti stagni. Poi, ovvio che il cristianesimo è diverso dall'ebraismo, entrambi sono diversi dall'Islam, ma stiamo parlando, nei 3 casi che ho appena citato, della stessa radice genetica, della stessa cultura di base, ebraismo, cristianesimo, Islam, 3 religioni sorelle.
nate nella stessa area e che come 3 fratelli o 3 sorelle passano il tempo ultimamente ad accapigliarsi e a prendersi. Ma ci sono stati luoghi e tempi di felice e proficua convivenza. Se vi fate un giro nella Spagna del Sud, Granada, Cordova, per citare altri posti magnifici, avete le prove visibili sotto gli occhi, nella forma dell'architettura, di contemporanea convivenza di ebraismo, cristianesimo e islam, pacificamente a contatto. Poi a sorti alterne, ovviamente, questo a volte è funzionato, altre volte, tipo ultimamente, non funziona più. Però la storia è secolare o millenaria, quindi va giudicata con lo spettro più ampio possibile come sguardo. La stessa cosa accade per l'India. Non dobbiamo pensare che il cosiddetto induismo, che poi è una nozione occidentale, sia nato in India, si sia sviluppato in India e le sue sorti contagino solo l'India. Non è vero. Primo, l'induismo, il cosiddetto induismo, non è nato in India. È stato importato, è un impianto da parte di una cultura molto antica e di cui sappiamo poco, che veniva dalla zona che oggi chiamiamo Iran. E molto prima dell'Islam. Io vi sto parlando di qualcosa che è accaduto circa nel 2500 a.C., quindi 4500 anni fa. Dall'Iran una popolazione si è spostata in India. Questa popolazione dava a se stessa il nome di Arya, che vuol dire letteralmente nobile. Vi dovrebbe venire in mente una parola italiana che richiama questo termine: ariani, che per noi è un termine un po' sporcato dalle tristi vicende relative alla Seconda Guerra Mondiale e alle idee folli della cerchia di Hitler, ma gli ariani, nel senso di questi qua che si chiamavano Arya, era una popolazione dalla pelle chiara che occupava la zona dell'Iran circa 5.000 anni fa. Poi, per una serie di ragioni, non sono escluse quelle climatiche, dell'ostilità del territorio, si spostano in India a caccia di zone dove poter far pascolare, per esempio, le loro bestie, perché lì, nell'Iran, probabilmente in quel periodo, anche adesso, non c'era più molto da brucare. E così nasce l'induismo. Questo per dirvi che nemmeno l'induismo è una religione autoctona, è un inserto, un impianto. Pensate poi alle sorti del buddismo. Il buddismo nasce in India, ovviamente Buddha nasce in India. Eppure se io vado a vedere nelle statistiche quanti buddisti ci sono in India, sono 4 gatti. E come fa il buddismo a essere la seconda religione o terza religione più diffusa al mondo? Si è diffusa ovunque intorno all'India. C'è il buddismo cinese, c'è il buddismo giapponese, sono buddisti in Thailandia, sono buddisti nel sud-est asiatico, nello Sri Lanka, nell'ex isola di Ceylon, nel Bangladesh, in Tibet. Capite? Questo per dirvi che vi sono delle grosse ramificazioni, dei passaggi continui a favore dei quali gioca il tempo. E non sono mancati ovviamente contatti tra l'Oriente e l'Occidente. In un'epoca, noi ripeto, sappiamo pochissimo di questo, però alcune notizie certe vi sono. C'era un importante re indiano che si chiamava Ashoka, era un imperatore in realtà, imperatore del regno di Maurya. Questo qui si converte al buddismo e un manipolo di saggi buddisti che erano intorno a lui vengono inviati da lui in quella che aveva sentito dire essere la culla dei saggi e del pensiero in Occidente. Siamo nel 200 a.C. e nel 200 a.C. chi era più florido nello sviluppo del pensiero, dello spirito e della filosofia? La Grecia. Quindi Ashoka spedisce un gruppo di saggi in Grecia per un confronto con i saggi locali. Erano appena passati
dalla storia in Grecia personaggi del calibro di Eraclito, Platone, cioè mica robetta. E così da questo confronto vi è poi anche, pare, un ritorno di alcuni greci che ricambiano il favore e vanno in India e si confrontano con loro. Quindi abbiamo passaggi accertati, più tutta un'altra serie di deduzioni che possiamo fare man mano che leggiamo e studiamo dei testi. È proverbiale quanto a un certo punto avete sentito nominare Ermete Trismegisto, sulla cui esistenza storica non possiamo dire niente. Forse storicamente, come me o come voi, non è mai esistito, ma era costume dell'epoca creare un personaggio, un ipersaggio, no? Che incarnasse e rappresentasse tutte le migliori qualità spirituali e filosofiche che una cerchia di persone aveva raggiunto nel corso di secoli. E questo Ermete Trismegisto a un certo punto è protagonista di una storia in cui, parlando con un greco, gli dice: ma voi siete, e questo lo riporta Platone, voi siete eterni bambini, perché voi greci voi credete continuamente che la vostra cultura venga, la vostra religione venga da voi. Invece voi siete figli dell'Egitto, gli dice. E anche l'ebraismo, con tutta la cultura cabalistica e buona parte dell'Antico Testamento, eccetera, è figlia dell'Egitto. E noi dell'Egitto sappiamo pochissimo. Chissà quali sorprese potrà riservare il futuro, se non taglieranno del tutto i fondi alle ricerche archeologiche, storiografiche, religiose, eccetera. Altre cose sono perse per sempre. Aver bruciato la biblioteca di Alessandria è significato perdere un patrimonio, probabilmente proprio di quei contatti tra l'Oriente e l'Occidente, di cui non possiamo recuperare nulla. E chissà quali storie avrebbero cambiato la storia lì dentro, o almeno quello che noi sappiamo della ricostruzione della storia. Ci siete fino a qua? Ora l'India, che ha uno sviluppo della propria cultura estremamente intricato, complesso e variegato, vive una stagione particolarmente difficile dal punto di vista culturale, cioè con diversi scontri, ma quindi anche fecondo, perché non era una guerra, nel momento in cui l'ortodossia hindu si confronta con le delusioni del popolo. Mi spiego meglio. Una delle cose che è stata importata in India, e questo l'avete sentito sicuramente nominare, è il sistema delle caste. Tutti avete presente di che cosa sto parlando? L'organizzazione della società in livelli, 4 per la precisione, livelli che non possono comunicare tra di loro. In che senso? Nel senso che se io sono della terza casta e tu sei della seconda, io non posso sposarmi con te e fare dei figli. Ogni casta può continuare a proliferare attraverso la propria casta. E il mantenimento dell'ordine sociale funzionava così. Potete dirmi oggi voi che questo sistema è in parte aberrante, vero? Sulla carta le caste non esistono più, nemmeno in India, ma guardate noi che le caste non le abbiamo mai avute. Vi chiedo, quanti figli di super professionisti della borghesia, arricchiti o riccastri di oggi, sposerebbero l'ultimo dei derelitti e dei reietti o emarginati della società? Quanti figli di super ricchi di oggi finirebbero contro la propria volontà, non volontariamente, per essere degli emarginati? Vuoi che con qualche aggancio non ti infili in un posto giusto? Capite di che cosa sto parlando, no? Cioè, anche noi abbiamo una stratificazione sociale, ma noi siamo più ipocriti perché la neghiamo, giustamente. Sì, è più facile che il figlio di 2 poveri finisca per diventare ricco e avere successo che non il contrario.
naturalmente. È molto più difficile pensare che il figlio di... Adesso sto banalizzando con ricchi e poveri, naturalmente, però per capirci. Finisca invece per fare l'operatore scolastico, bidello, in una scuola elementare di periferia. Capite? Quindi noi ce la raccontiamo, no? Facciamo un po' gli schizzinosi nei confronti del sistema castale, come era organizzato in India. Però poi se ci guardiamo a casa nostra, come funziona la nostra società, siamo ancora anche noi un po' contaminati da questa visione. Quello delle caste è comunque un fenomeno interessante perché si intesse su una dinamica che non è solo utilitaristica, cioè non ha come scopo solo il mantenimento dell'ordine sociale, ma è spiegata e giustificata in termini spirituali. Questo sarà uno degli argomenti che tratteremo nelle primissime lezioni. Un concetto importantissimo non solo nella Bhagavad Gita, sicuramente nella Bhagavad Gita, ma anche in buona parte del mondo indiano, e che è strettamente legato a al tema delle caste, è il concetto di dharma, da non confondersi con karma. Parleremo anche della differenza perché nella Gita si parla di entrambi. Dharma è una parola impossibile da tradurre, nel senso non c'è un equivalente italiano che possa tradurre. Dobbiamo usare un'espressione per spiegare che cos'è il Dharma. In 2 parole si dice che sia la norma morale del cosmo. La norma morale del cosmo, che vuol dire? Capite che c'è un presupposto spirituale dietro questa espressione. Si suppone che l'intera natura abbia uno scopo, che non sia cieco caos o cieco caso, ma che sia inserito tutto ciò che accade in un ordine, si dice, finalistico, cioè votato verso un fine. Vi è chiaro questo? Se parto da questo presupposto, comincio, fatelo con la vostra mente, ad intuire, se non proprio a spiegare, l'esistenza delle caste. Proviamo a scendere un attimo in questa intuizione. Già lo intuite, che se tutto ha uno scopo può avere un senso l'organizzazione castale, ma proviamo a spiegarlo meglio. Non solo la natura ha uno scopo, perché è un po' impersonale dire la natura, è un nome che noi attribuiamo a un insieme, a un sistema di cose. Ma dentro la natura chi c'è? Stelle, sistemi solari, per esempio, in quei sistemi solari pianeti, alcuni di quei pianeti abitati da microbi, batteri, a forme più complesse come gli animali, fino a forme più complesse come nel nostro caso l'uomo. Ciascuno degli elementi presenti in questi sottoinsiemi, presenti nel grande insieme della natura, ha uno scopo. Serve una funzione. E non sarebbe la stessa identica cosa se mancassero alcuni di questi elementi. Vi è abbastanza chiaro? Ora, è ovvio che in un mondo così complesso come quello dell'uomo, riuscire a individuare qual è il proprio posto, ruolo e scopo nella natura, per quel che riguarda questa vita, è di massima importanza. Forse è l'unica cosa davvero importante di cui occuparsi nella vita. È ovvio che da questo le domande classiche della filosofia, chi sono, da dove vengo, dove vado, sono tutte figlie di questa percezione. Questa percezione a sua volta può essere figlia della volontà di rinnegare che la natura sia insensata, cieca e casuale e che non ci sia nessun motivo per cui siamo qui.
Attenzione, non è una semplice scelta tra due idee. Credo che tutto abbia un senso o credo che niente abbia senso. Non è una semplice alternativa tra due ipotesi. È che nel vivere, nell'accumulare esperienze, abbiamo serie indicazioni nel corso della nostra vita che alcuni eventi, e dico alcuni solo perché noi ne vediamo alcuni, cioè quelli più eclatanti, non siano accidentali. E da lì l'idea che quello che ci accade ci vuole dire qualcosa, forse, ci vuole insegnare qualcosa. E da lì l'ovvio problema di: ma come devo fare se voglio cercare di scoprire chi sono e cosa ci faccio qui? L'intera storia, da nord a sud, da est a ovest, e l'India non fa eccezione, ha cercato per millenni metodi, filosofie e pratiche di questo tipo, per mettere l'uomo nelle condizioni ideali di conoscere se stesso, e non solo, di applicare se stesso, praticare se stesso. Vi è chiaro? Oggi siamo in un'era in cui si è spostato un po' il focus e questa domanda tarda a riecheggiare. Voi che siete qui, noi che siamo qui, magari siamo ancora interessati a farci questa domanda. Ma se non foste qui, a panza piena, chiappe al caldo, 2 lire in tasca per togliersi qualche bieca soddisfazione, e apparentemente posso morire felice. Dico apposta apparentemente. Tra i metodi più antichi sviluppati in Oriente e in India ve n'è uno che tutti conoscono, perché è ancora oggi molto praticato in Occidente, che si chiama yoga. Termine che deriva da una radice indoeuropea, yuj, che significa congiungere, unire. Yoga di solito si traduce come unione, ma questa stessa radice di giungere, unire, forma anche giogo, e quindi yoga si può anche tradurre come soggiogamento, cioè mettere il giogo a qualcosa. A chi? Alle parti di me che mi scappano, alle parti di me che mi dominano e delle quali sono in balia, che potrebbero anche rovinarmi la vita. Per esempio, emozioni. Tutti proviamo forti emozioni. A volte emozioni a carattere positivo, gioia, felicità. Altre volte a carattere negativo, rabbia, tristezza. Cosa succede se io non ho un controllo su un moto emotivo di rabbia? Per esempio, posso spaccare un oggetto a me caro, o per esempio posso fare del male a qualcuno. Si pagano prezzi molto alti a volte per non essere riusciti a controllare quella volta lì una singola emozione. In un raptus di, cioè a volte il raptus di non è la follia patologica, non c'è schizofrenia, psicosi, no. È il mancato controllo su un'emozione o un insieme di emozioni. Così uno magari spacca la testa a un altro, l'altro muore e tu finisci in galera 30 anni per un'emozione non controllata. Le cosiddette passioni, le numero 1 nella classifica mondiale come motivi degli omicidi passionali. Gente che non avrebbe ucciso in nessun'altra condizione, gente che non avrebbe rubato in nessun'altra condizione, ma quella rabbia lì, quell'emozione lì non è trattenuta, mi fa esplodere. Adesso io sto facendo un caso molto estremo, ma apposta sto facendo un caso estremo, però è un caso che leggiamo ordinariamente, quotidiano. però guardate in scala su livelli più piccoli. Nessuno di noi ha ucciso qualcuno, ma magari in certi momenti il mancato controllo sulle nostre emozioni ci fa vomitare parole,
che feriscono una persona come fossero un coltello. E poi magari mi trovo a pentirmi di quello che ho detto e a dover dire no, ma io non volevo dirlo. Come non volevo dirlo? Dove è mancato qualcosa? Capite il gioco? Acquisire uno strumento per l'autocontrollo. Lo yoga è più antico dell'invasione degli ariani in India. Infatti, quando quelli sono andati in India, già si sono imbattuti nella cultura locale, si dà il nome di civiltà di Harappa a questa cultura, e hanno scoperto che questi avevano un loro insieme di tecniche, di una disciplina psicofisica. Quella è yoga. Sono state trovate queste archeologicamente in India, queste piccole rappresentazioni o statuette di esseri umani in posizioni asana, cioè in posizioni tipiche dello yoga, risalenti circa al 3000 a.C. 5000 anni fa già esisteva quella roba. E lo yoga ha il suo sviluppo, ha i suoi sviluppi. Diventano poi tanti tipi di yoga che rispondono alle esigenze che sorgono man mano che abbiamo uno sviluppo, ovviamente. E una grande diatriba che si ebbe a un certo punto della storia in India è questa. Supponiamo che, adesso io devo semplificare, perché sennò ci perdiamo. Supponiamo che io abbia intuito che lo scopo della mia vita è entrare a contatto con quella parte di me che mi rappresenta intimamente, il mio scopo. Ma io sono uno che, nato in un contesto come quello indiano, crede nella reincarnazione. Chissà quante volte ho vissuto prima, chissà quante volte vivrò dopo. Reincarnazione, o per meglio dire metempsicosi, la trasmigrazione dell'anima. Cosa dovrei fare per evitare di accumulare troppi legami, vincoli karmici che mi costringano poi a tornare sulla terra e reincarnarmi ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta, ok? Cosa dovrei fare? Una teoria a un certo punto dice, semplice, meno fai, meno rischi. Vuoi evitare di impiastricciarti nelle dinamiche karmiche? Bugianè. In particolare questa vita è chiamata contemplativa. Rinuncio il più possibile all'azione e mi dedico in particolare alla conoscenza. Una delle poche attività che non crea troppi legami, giusto? Ma dall'altro lato, altrettanto ragionevole il discorso di chi dice sì, vabbè, però finché sei qui mangi, bevi, provi delle emozioni, dei sentimenti, il tuo corpo si muove, non puoi esistere facendo finta di non esistere o esistendo parzialmente come se il tuo corpo non ci fosse. Conviene forse agire, ma non sconsideratamente, in un modo sensato. Qui, in questa diatriba tra la vita contemplativa e la vita attiva, avete già una biforcazione radicale, due linee che sono perfettamente coincidenti con lo spirito delle prime due caste. Uno,
sacerdoti dell'epoca, che adesso non parliamo dei nostri sacerdoti di oggi, troppo attivi, contemplativi, dediti alla conoscenza, a coltivare la virtù e ad amministrare riti e preghiere. Chiaro? La prima casta, la casta che pilota i destini della società. 2, vai a dire a un guerriero: siediti, sta fermo e studia. Non è nella sua natura. Qual è lo scopo? Se sei guerriero, il tuo scopo sarà diverso da quello di un sacerdote. Qual è la tua natura? Qual è il tuo dharma? Cioè, in quale fiume sei inserito dell'andare del cosmo? Per che cosa sei fatto? E se sei fatto per qualcosa, devi fare quella cosa. Non, se devi da quello, starai male. Sofferenza, disagio, spesso impotenza, difficoltà, guai. Capite? E questa era l'idea. Quante cose si sistemerebbero se ciascuno sapesse più o meno che cosa deve fare. E se ciascuno sapesse quello che deve fare, ci sarebbe anche molto più equilibrio. Perché sicuramente se tu fai una cosa diversa da me, che faccio una cosa diversa da lei, che fa una cosa diversa da lei e così via, l'insieme delle parti contribuisce a creare equilibrio o armonia, in un'altra parola bellissima. L'armonia è un accordo. Se io prendo una nota, il do, e suono do, do, do e do su 4 ottave diverse, è un accordo? Non è un accordo, è monotono. Sono come quei pazzi che pensano che tutti dovremmo essere uguali. Non nei diritti, perché nei diritti sì, no, negli esiti, no, vestirsi tutti uguali, pettinarsi tutti uguali, pensare tutti le stesse cose, avere tutti gli stessi valori. Questo si chiama totalitarismo. Cioè tutti, totale, no? Totalità, uno. E i totalitarismi abbiamo visto di che colore hanno macchiato la storia, il colore del sangue. Quindi, semmai, è dare un valore alle differenze quello che importa. L'armonia è un accordo e l'accordo nasce da note diverse. È armonico se rispetta le proporzioni dell'armonia. Se una nota è fuori dal suo posto, stona l'intero insieme. Oggi noi non veniamo minimamente dotati di strumenti per capire chi siamo e che cosa vogliamo dalla vita. Anzi, oggi noi veniamo dotati di strumenti che confondono. E difatti il caos organizzato in cui viviamo ha sì la parola controllo come nuovo dio di questo sistema, ma è sempre un controllo che viene da fuori. Vengo filmato 10 volte se esco un quarto d'ora di casa mia, ho un cellulare in tasca che attraverso un satellite mi localizza in qualunque punto io mi muova, non posso più pagare niente senza che questo lasci una traccia e qualunque cosa è monitorata, diciamo così. I paradossi della nostra evoluzione. Al guerriero non puoi chiedere la vita contemplativa, il guerriero risponde alle istanze di una vita attiva. E in una società sana e organizzata in modo sano c'è posto per gli uni e c'è posto per gli altri. La terza casta, detto per inciso, può tranquillamente includere, shiftare l'una e l'altra. E la terza casta è la gente del popolo. Inizialmente erano 3 le caste, poi la quarta è stata aggiunta dopo. La gente del popolo, i Vaishya,
la casta dei gialli, sono tutti quelli che detengono l'economia, quelli che la fanno girare davvero. Artigiani, pastori, agricoltori, sì, commercianti, venditori di qualunque cosa. Quella è la base, la grande vita che pullula alla base di una società. Chi detiene la ricchezza? Chi deve detenere la ricchezza? Perché? Perché altri detengono la forza. Ricchezza. Questi sono l'anima di una società, fanno girare i soldi, hanno i soldi, spendono i soldi. Questi sono i garanti, perché le società spesso sono attaccate dall'esterno, oppure hanno problemi interni, ci vogliono dei garanti, noi le chiamiamo ancora oggi, posto dei guerrieri, abbiamo le forze dell'ordine, militari, polizie, varie. Non hanno più granché dei guerrieri, hanno piuttosto qualcosa dei soldati, assoldati, un'altra cosa. E questi hanno il potere. In che senso? Prendono decisioni perché sono saggi, ma per avere il potere devono rinunciare alla ricchezza. Ecco come funzionava idealmente e anche poi sulla carta per secoli l'organizzazione sociale. I sacerdoti non hanno proprietà, i guerrieri hanno la forza e il resto, cioè la ricchezza, è la gente. Così funziona. Guardate, noi oggi fottuto il sistema. La ricchezza è finita a chi aveva già il potere. E così ci siamo fottuti. Perché ovviamente nella prima casta, se io adesso volessi fare un parallelismo con la società di oggi, al posto dei sacerdoti ci devo mettere i politici, perché non viviamo in una teocrazia. I politici che fanno quel lavoro per la vocazione, l'arma del politico, per statuto, nell'organizzazione delle caste in India, non dovrebbero ricevere alcun compenso. Non dovrebbero ricevere un compenso non dovrebbero ricevere alcun compenso. Mangi, hai un posto dove dormire, va benissimo, perché? Perché hai già il potere di decidere per gli altri, alle leggi per esempio. È ovvio che se poi quelli fanno una legge per cui possono prendersi parte dei tuoi beni e questi qua non si ribellano, chi può accusare chi? A posteriori noi non potremmo lamentarci, in teoria. No, in una società come quella di oggi non puoi lamentarti, perché se quelli che stanno in Parlamento a decidere le leggi hanno 25.000 euro al mese, non è che siamo stati noi a darli, ma sì, vi diamo 25.000, ve lo meritate. No, colpo qui, un colpo lì, una leggina là, se lo sono presi, sono arrivati a darsi 25.000 euro al mese, dico per dire. E la gente? Zitta, mediamente zitta. Quindi per questo ovviamente l'Italia non è mai stato un paese rivoluzionario, non siamo francesi, siamo stati un paese di rivoltosi, non di rivoluzionari. Abbiamo avuto tante rivolte ma nessuna rivoluzione, rivolte represse malamente nel sangue, una volta qui, una volta lì, ma adesso non c'è più neanche lo spirito del rivoltoso. Chi ha la natura ancora interiormente del guerriero difficilmente finisce in polizia oggi, ragazzi, o nella Guardia di Finanza.
o nei carabinieri. Non è lì che trovi guerrieri. Lo spirito guerriero magari finisce allo stadio. Cioè, vedete come siamo storti ormai, no? La Bhagavad Gita è un libro sacro, un testo profondamente esoterico, che ci racconta soprattutto lo sviluppo e il perfezionamento dell'archetipo del guerriero. Questo è il suo nodo centrale. Ma risolve il problema tra vita attiva e vita contemplativa in un modo geniale. Posso cancellare qui? Sì. Tutta la cornice in cui è inserita la Bhagavad Gita è una guerra. Ecco perché ho detto che ci racconta il perfezionamento dell'archetipo del guerriero. Si parla di una guerra. E si parla di una guerra decisiva per le sorti del futuro del mondo. Ora, non lo farò adesso perché è lungo, ma sappiate che la Bhagavad Gita, ve lo dico brevemente, poi dal primo incontro cominceremo a spiegare proprio bene questa cornice per capire, no, da dove viene. Sappiate che il testo chiamato Bhagavad Gita è inserito all'interno di un testo molto molto più grande che si chiama Mahabharata, grande Bharata. Bharata è un mitico eroe antichissimo che dà il nome alla terra dell'India, detta anche terra di Bharata. E grande Bharata è il più lungo e maestoso poema epico mai rinvenuto nella storia umana. Più di 100.000 strofe. Provate a immaginare, più di 100.000 strofe. Non bastano 18 libri, che è il modo in cui è stato poi redatto il Mahabharata. È mastodontica quest'opera e racconta di una guerra apocalittica. Potremmo dire, senza dire una balzanata, che la cornice in cui si inserisce la Bhagavad Gita è un'apocalisse, perché segna la fine di un'era e l'inizio di una nuova era. E la fine di un'era e l'inizio di una nuova era è marcata da una enorme, immane guerra. In questa guerra, che è una guerra fratricida perché lo scontro è tra membri della stessa famiglia, della stessa stirpe, questa la dice lunga, poi vedremo tutte le letture simboliche, no? Della Gita. All'interno di questo scontro apocalittico, nella Bhagavad Gita troviamo un eroe si chiama Arjuna. Questo eroe a un certo punto, durante le sorti di questa battaglia, deve fare una scelta. Chi vuoi con te al tuo fianco? Tutti questi eserciti, si trattava di migliaia di guerrieri, o il tuo amico fedele, uno solo, Krishna? E Arjuna sceglie Krishna, rinuncia a migliaia di guerrieri, di eserciti, per avere a fianco in battaglia un solo uomo di cui si fida e di cui non sa ancora la vera natura, che sboccerà nella Bhagavad Gita. Krishna non è uno qualunque, non è un formidabile guerriero, è un avatara, vi suona questa parola? Avatar, il film l'avete visto tutti, avatara vuol dire discesa, o tradotto possiamo anche dire è un'incarnazione di un dio, del dio Vishnu. Krishna, che letteralmente significa scuro, è in realtà un'incarnazione di Vishnu.
Quindi le sorti dell'intera battaglia verranno decise proprio dal fatto che Arjuna, protagonista della Bhagavad Gita, chi ha al proprio servizio? E questa è una verità misterica, importantissima. Ci hanno insegnato, ci hanno instillato nella testa l'idea che noi uomini siamo i servitori di Dio, ma non è così. Nella Gita, la prima lezione della Gita è che Dio è al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio di Dio. È tanta roba questa. Se capite già questo, è una bella rivoluzione nel cervello, perché l'attitudine che poi è stata presa più che dalle religioni, dalla religiosità, cioè da un comportamento che se ne infischia della sacralità dei testi sacri e che bada piuttosto a tenerle mente schiave, è quello per cui noi, pecorelle ubbidienti, andiamo dietro al pastore di turno. È ovvio che e per noi è scontato che se io prendo 100 persone in giro là fuori per le strade e gli dico è Dio al servizio dell'uomo, l'uomo al servizio di Dio, mi dicano tutti che l'uomo è al servizio di Dio, salvo eccezioni. In Gita, nella Bhagavad Gita, abbiamo questa prima lezione incredibile. Dio è al servizio dell'uomo. Non perché Krishna fu al servizio di Arjuna, quello è un modo per raccontare la storia di ciascuno di noi. Nella Gita è narrata la storia dello sviluppo spirituale di ogni uomo. Ecco perché è un testo esoterico. E bisogna saperlo poi traslare e noi proveremo umilmente a fare questo lavoro. Dio è al servizio dell'uomo. Con questa garanzia, con questa certezza, non c'è battaglia che non possa essere vinta, anche la più difficile delle battaglie.